oggi, nonostante tutte le i grandi progressi delle neuroscienze, no? Sì. Spiegare, dicono, il grande mistero è la coscienza. Spiegare la coscienza è la cosa più difficile. Ma in realtà, dal punto di vista filosofico, se vuoi, il vero mistero è la materia, perché la coscienza è una cosa talmente evidente che tutti noi non possiamo evitare la È coscienza. autoevidente, no? È chiaro, no? La coscienza è qualcosa che tutti noi è la cosa più evidente che ci sia, perché non possiamo percepire niente se non perché c'è la coscienza. Quindi il fatto che ci sia la coscienza è indiscutibile, è innegabile, perché anche se dico no, la coscienza non c'è, devo essere cosciente per negarla. Mentre la materia è un mistero, ed è un mistero, io penso, semplicemente perché si è usata questa parola che è vaga. Allora, è evidente che, per esempio, molti forse oggi ancora, quando si pensa alla materia, pensano a quella di Newton, cioè a qualcosa di solido e di inerte che se lo spingi va, ma se no non fa niente. Oggi, come sappiamo, con la visione nuova della fisica quantistica e con la teoria di Einstein, che materia e energia sono due modalità della stessa cosa, abbiamo una materia estremamente dinamica e mobile. E poi se lo vediamo dal punto di vista, come diceva il vecchio Berkeley, dal punto di vista, il filosofo, dal punto di vista della nostra esperienza diretta, che cos'è la materia? Sono percezioni. Sono percezioni. Allora tu dici, posso solo dire che sono che c'è una maggiore densità, ok? Cioè il linguaggio non è che può descrivere tutto in maniera precisa, soprattutto quando poi si va nel Sì. dettaglio, no? Già il fatto che a livello di fisica subatomica attualmente, cioè nelle viscere della materia, quando si va a vedere ci si trova di fronte a delle apparenti contraddizioni logiche, per cui quello che c'è è una nuvola di probabilità, ma non è niente di preciso, è tutto, cioè una cosa può essere contemporaneamente onde e particella, mentre a livello nostro una cosa o è onda o è particella. La dice lunga sul fatto che quando andiamo a cercare di capire oltre un certo limite, le nostre categorie vacillano, funzionano i numeri a livello probabilistico sui comportamenti, ma non altro. Quindi penso che dal punto di vista dei termini della nostra esperienza, parlare di densità o parlare di rarefazione è un modo di descrivere come noi percepiamo le cose, no? Sì. Quello che mi sembra interessante è che stiamo parlando, cioè, di parole. Allora, normalmente noi tendiamo a usare coscienza e materia come due opposti, cioè la coscienza è il soggetto, la materia è l'oggetto. La coscienza è ciò che è cosciente, colui che è cosciente, il testimone. La materia è i contenuti della coscienza, i suoni, gli odori, i colori, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo sempre che ci sia un dualismo fra coscienza e materia. Tant'è vero che esistono in questa OO, sempre che continua a essere out-out, no? Sì. Noi troviamo dei sistemi, quando ci si pone il problema del coscienza e materia, noi abbiamo tre risposte possibili filosoficamente parlando. Da un lato Cartesio e il dualismo, cioè esiste veramente due realtà diverse. Una è non materiale, la coscienza, è solo coscienza, spirito, diciamo,
e l'altra è materiale, che è la materia. E queste due cose non si incontrano, se non per il fatto che la coscienza osserva la materia. Questo era anche, c'è stato in India un sistema filosofico chiamato Samkhya che diceva la stessa cosa. Quindi o abbiamo un dualismo cartesiano, sono due cose, o abbiamo un monismo della coscienza, che noi chiamiamo, le nostre scuole si chiama idealismo, cioè partendo dal fatto che noi non possiamo percepire niente al di fuori della coscienza, allora la realtà ultima è solo la coscienza. La materia è soltanto sensazioni di duro, denso, eccetera, che sono fatte di coscienza, e non c'è la materia. Dall'altra parte abbiamo il cosiddetto monismo della materia, cioè il materialismo, che dice il contrario, cioè dice esiste solo la materia e la coscienza è un fenomeno, un epifenomeno che in realtà emerge dal mondo materiale. La posizione più metafisica è questa, cioè è il materialismo, perché almeno non è che c'ha ragione l'uno o l'altro, però almeno l'idealismo parte da un'esperienza innegabile, cioè che tutto appare nella coscienza a me, no? Mentre invece questa idea che tutto è materia e che la coscienza deriva dalla materia è un'ipotesi che non è suffragata da nessuna esperienza, tant'è vero che i tentativi di dimostrarlo da parte delle neuroscienze cadono sempre in problematiche epistemologiche che lo rendono impossibile, lo chiamano the hard problem, ma io credo che sia an impossible problem. Invece se noi la vediamo da un punto di vista non dualista, per quel tanto che la mente può arrivare, possiamo dire che coscienza e materia non sono due realtà, sono due opposte descrizioni della stessa realtà. La realtà è una ed è non duale. Siccome la mente, quando usa il pensiero astratto per descrivere la realtà, si trova sempre di fronte a coppie di opposti, in questo caso coscienza e materia, allora può descrivere tutta la realtà in prima persona, cioè nei termini della coscienza. In prima persona vuol dire io vedo, io sento, io odo. Quindi udire, vedere, sentire sono in prima persona perché io ho questa diretta esperienza, e questa è la coscienza. La descrizione invece in termini di materia è non udire ma suono, non vedere ma colore, non sentire, come dire, odorare ma odore. Ecco. Quindi diciamo che abbiamo una descrizione in termini di soggetto in prima persona, e quindi tutta la realtà è descritta come coscienza e i suoi contenuti. Poi abbiamo un'altra descrizione che la mente può fare usando l'opposto, il concetto opposto a questo, che è quello di materia, e quindi tutto viene descritto in terza persona come materiale. Queste due descrizioni sono alternative l'una all'altra, cioè non possono stare insieme, si escludono a vicenda, ma si escludono a vicenda perché si basano sulla non contraddizione dei termini opposti, cioè che è una regola del pensiero. Allora la realtà è inconoscibile, indescrivibile, ed è una, non ce ne stanno due di realtà, ce n'è una, questa. Poi io la posso descrivere in un modo o in un modo opposto che si escludono a vicenda, ma la contraddizione sta nella descrizione della realtà, non nella realtà stessa. Ecco perché a volte provo a dire, per esempio, che le cose appaiono e sono autoluminose, cioè per dire che coscienza e materia sono due modi di descrivere come due testa e croce della stessa moneta, cioè di una cosa dove non si possono separare. Così come prima qualcuno menzionava Krishnamurti, l'osservatore e l'osservato. In realtà c'è solo osservazione, c'è solo osservare, c'è solo vedere, non c'è nessuno che osserva e non c'è niente che è osservato, perché tutto questo è l'osservazione,
è questo vedere senza nessuno. Poi, nel momento che avviene un'osservazione, noi possiamo dire c'è un capo che chiamo osservatore, l'altro capo che chiamo osservato, come posso dire che c'è la destra e la sinistra di una bacchetta, ma non sono separabili la destra e la sinistra, sono solo due modi di chiamare due aspetti della stessa cosa inseparabile. Ecco, quindi da questo punto di vista, ecco, questo è fino a dove può arrivare la mente a descrivere le cose, secondo me. Poi tutto questo andrebbe dimenticato, nel senso che è un comprendere qualcosa che non può essere compreso, quindi in realtà il problema è che siamo sempre prigionieri del nostro tentativo di comprendere le cose, perché crediamo che se le capiamo meglio raggiungeremo la libertà, ed è un modo sottile di prolungare la ricerca che può finire adesso se un attimo smettiamo di comprendere e vediamo che tutto questo è già qui. Benissimo, grazie Mauro. Grazie a te.